Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Tasker in Action. La volta scorsa ci eravamo lasciati con una utility che ci consentiva di recuperare partendo dalle coordinate geografiche, cioè da latitudine e longitudine, un indirizzo fisico, quindi il nome di una strada, una località, anche il suo codice di avviamento postale. Quello che faremo oggi invece è esattamente l'inverso. Praticamente, partendo da un indirizzo fisico, noi recupereremo varie informazioni, fra cui appunto latitudine, longitudine e anche altre che possono esserci utili. Tutto questo lo faremo anche questa volta tramite l'utilizzo di funzioni Java. A questo proposito vi consiglio, almeno a coloro che non l'hanno fatto, di dare uno sguardo, di vedere prima di continuare con questo tutorial il tutorial precedente, perché in quella sede noi abbiamo introdotto dei concetti e quindi li abbiamo anche spiegati in maniera piuttosto approfondita, e che saranno ripresi anche in questo video, ma che non spiegheremo una seconda volta. Quindi per evitare di trovarvi in difficoltà, soprattutto se non siete molto esperti di funzioni Java, vi consiglio caldamente di vedere il tutorial precedente. Bene, detto questo, siamo pronti allora per cominciare e andiamo a inserire la nostra prima azione. Come ricorderete, la nostra prima azione la volta scorsa serviva a recuperare attraverso il GPS le informazioni relative a latitudine e longitudine. Oggi non avremo bisogno del nostro GPS, per cui possiamo tranquillamente tenerlo a riposo, e la nostra prima azione sarà quindi un'azione di variable set. Creiamo quindi una variabile che chiamerò indirizzo, e che servirà a contenere appunto l'indirizzo dal quale noi intendiamo partire. Quindi inserirò un indirizzo di Napoli, città nella quale mi reco abbastanza di frequente, e quindi vado a scrivere il nome della strada, il civico, la città e anche il paese. Una volta fatto questo, siamo quindi pronti a cominciare con le nostre funzioni Java, e anche questa volta ricorderete, come la volta precedente, andremo a utilizzare una particolare classe chiamata geocoder, e quindi la andiamo subito a recuperare. Geocoder che ci mette a disposizione delle funzioni che possiamo utilizzare per interagire con la nostra localizzazione, attività di localizzazione. La prima funzione che comunque noi andiamo a eseguire è la funzione new, cioè praticamente noi in questo momento dobbiamo istanziare un nuovo oggetto della classe geocoder. Questo nuovo oggetto noi lo chiameremo, così come abbiamo fatto la volta scorsa, geo. Lo chiameremo geo. Parametro scriviamo ancora una volta context, ed ecco che abbiamo creato il nostro oggetto geo, sul quale ora andremo a operare con la nostra seconda funzione Java. E quindi andiamo a prelevare tramite tazzino di caffè geo dalla lista degli oggetti disponibili, e ora come funzione noi dobbiamo utilizzare il metodo getFromLocationName, che appunto ci consente di di ottenere dei risultati, diciamo delle informazioni, partendo dal nostro indirizzo fisico. Nel nostro caso noi qui andremo a scrivere il nome della variabile che abbiamo creato poc'anzi, altrimenti avremmo potuto tranquillamente scrivere lo stesso indirizzo direttamente in questo box. Noi comunque abbiamo creato la variabile. Ancora una volta in parametro noi dobbiamo, parametro int, cioè intero, noi dobbiamo indicare il numero massimo di risultati che vogliamo ottenere da questa funzione. Come la volta scorsa indicherò che voglio ottenere un unico risultato, e quest'unico risultato sarà ritornato in un oggetto di tipo lista che chiamerò luogo
Occorre solo ricordare che un oggetto di tipo lista è praticamente una sorta di array che contiene tutti i risultati che noi abbiamo indicato nel parametro. Nel nostro caso sarà un unico risultato, ma se noi avessimo scritto 2 o 3 sarebbe stato un array a 3 elementi. Nel nostro caso sarà un array ad un unico elemento, sembra un controsenso, ma è così. E successivamente andiamo a inserire un'altra funzione Java. Abbiamo sempre prelevato l'oggetto luogo tramite la tazzina di caffè e ora utilizzeremo il metodo get, che ci consentirà di associare a un nuovo oggetto che chiamerò questa volta lock, a questo nuovo oggetto il risultato indicato in parametro int. Allora, come abbiamo detto prima, con la funzione precedente noi indichiamo a Java di recuperare un certo numero di informazioni, di risultati, e noi abbiamo indicato uno, quindi un unico oggetto, un unico risultato. Quindi, ma se fossero stati più di uno noi avremmo avuto 2, 3 risultati. Ora con questa azione noi dobbiamo scegliere quale risultato tra questi ottenuti dall'azione precedente di Java bisogna riferirsi. Nel nostro caso non c'è problema, l'oggetto e il risultato è unico e quindi scriverò 0 perché, come abbiamo detto la volta precedente, gli indici in Java, così come in altri linguaggi di programmazione, iniziano sempre col numero 0. Una volta fatto questo torniamo indietro e andiamo a inserire le nostre ulteriori azioni. Sempre di azioni Java stiamo parlando, e ora abbiamo il problema che si è presentato anche la volta scorsa. Abbiamo bisogno di particolari funzioni che in questa classe geocoder non sono disponibili, per cui effettueremo ancora una volta il casting verso la classe address, così come abbiamo fatto la volta scorsa, per poter ottenere, diciamo, la disponibilità dei metodi che questa classe mette a disposizione. Quindi address, il casting si fa in questo modo: si scrive fra parentesi il nome della classe verso il quale si fa il casting e poi scriviamo lock, ecco, dovevo farlo prima, vabbè, address lock. In questo modo l'oggetto lock avrà a disposizione tutte le funzioni che sono disponibili in classe address, e quindi tra queste funzioni abbiamo detto che noi vogliamo essenzialmente recuperare per esempio la latitudine e la longitudine, e quindi andrò a scegliere il metodo getLatitude e come oggetto di ritorno indicherò il nome di una variabile che utilizzerò in Tasker, che è la variabile lat per latitudine. Andrò a ripetere la stessa operazione per la longitudine e quindi ancora una volta mi vado a prendere lock, casting, address, e ancora una volta vado a trovare la funzione che mi serve, che è getLongitude, eccola qui, e assegnerò il nome di una variabile Tasker che è long. Naturalmente se io ho bisogno di recuperare altre informazioni, ecco, per esempio parlavamo del codice di avviamento postale, allora possiamo tranquillamente inserire ancora un'altra azione di questo tipo, la quale lock e di nuovo address, e vado a scegliermi get postal code e lo chiamo cap, e così via. Vedete, noi abbiamo qui tante funzioni che potrebbero esserci utili, per esempio
giusto per farvi vedere, abbiamo get address line che ci consente di recuperare il nome della strada, ricordate l'abbiamo utilizzato nel tutorial precedente, ma questa volta non ci serve. Possiamo recuperare il codice del paese, nel nostro caso il codice è costituito da IT, oppure il nome del paese, nel nostro caso sarà Italia. Naturalmente perché noi abbiamo inserito un indirizzo italiano, se avessimo inserito un indirizzo USA per esempio avremmo US. Queste le abbiamo già viste, latitude locale e praticamente ci dà il codice locale, cioè it barra it, di questo poi magari ne parleremo una prossima volta. Ancora per esempio ecco, subadmin area è un nome specifico dato a quell'area, nel nostro caso uscirebbe scritto area metropolitana di Napoli, così via. Thoroughfare in effetti thoroughfare indica la strada, in inglese significa la strada percorribile se non ricordo male, e sub thoroughfare praticamente sta a indicare soltanto il numero civico. Nel nostro caso, se noi abbiamo scritto via Foria 38, questo metodo restituirebbe 38 che è il numero civico, mentre questo di nuovo ancora una volta è il nome della strada. Insomma, di metodi da utilizzare ce ne sono parecchi e sarà a voi decidere quali appunto di quali voi potreste aver bisogno. Bene, torniamo allora indietro e andiamo a inserire l'ultima azione che ci consentirà di visualizzare finalmente il nostro risultato, e sarà un pop-up risultato. Come testo allora andrò a scrivere longitudine e inserisco lat, vado a capo, longitudine e metto long, abbiamo detto anche il cap e quindi cap e inserisco cap. Scelgo un layout più adeguato ed eccolo mio pop-up. Diamo un timeout di diamo un layout di 14 secondi, giusto per vedere bene cosa succede. Ed ora siamo pronti a lanciare il nostro task. Ricordate che deve essere attiva la connessione internet, altrimenti non riusciremo a recuperare queste informazioni. Diamo un ultimo sguardo prima di dare il via. Quindi abbiamo una variabile indirizzo nella quale noi andiamo a scrivere l'indirizzo di nostro interesse del quale vogliamo recuperare alcune informazioni. Istanziamo un nuovo oggetto della classe geocoder e tramite la funzione getFromLocationName indichiamo l'indirizzo dal quale partire per ottenere una serie di risultati. Nel nostro caso noi abbiamo scelto di ottenere un unico risultato. Con la successiva funzione Java creiamo un nuovo oggetto al quale associeremo uno dei risultati che abbiamo ottenuto. Nel nostro caso il risultato era unico e quindi si parte sempre, come abbiamo detto prima, dall'indice 0 per indicare il primo e anche nel nostro caso unico risultato. Le successive tre funzioni Java ci permettono di estrapolare da questo risultato le informazioni che noi abbiamo desiderio di ottenere. Quindi otterremo una prima variabile lat che conterrà la latitudine, una seconda variabile long che invece conterrà il valore della longitudine, e poi una variabile cap che conterrà il valore del codice di avviamento postale. Vediamo allora il risultato in funzione. Ecco, come vedete, quell'indirizzo che abbiamo indicato prima, cioè via Foria 38, ha queste coordinate di latitudine e longitudine, e il cap di avviamento postale per quella zona di Napoli è dato da quel numero.
Giusto per fare un ulteriore esempio, andiamo a scrivere per esempio un indirizzo diverso. Per esempio potrei scrivere un indirizzo di Milano, Aires 110, Milano, Italia, e vedere il risultato. Ed ecco il risultato di Corso Buenos Aires. Come vedete i valori di latitudine e longitudine naturalmente sono completamente diversi, come anche il CAP, per cui in poco tempo noi riusciamo a ottenere tramite questa piccola utility delle informazioni relative a una determinata zona di un determinato paese in una maniera molto semplice. Bene, detto ciò, credo che abbiamo quindi concluso il nostro tutorial. Spero sia stato di vostro gradimento e vi do appuntamento al prossimo tutorial della serie. Buonasera.